L'immersione di oggi comincia in una cala deserta dell'isola di Carloforte. Qui l'acqua è molto bassa, ma procedo lentamente, perché nonostante il basso fondale bisogna sempre prestare la massima attenzione. Il pesce infatti può materializzarsi in qualsiasi momento. Questa grossa pastinaca, ad esempio, è ferma sulla Posidonia. Mi immergo per riprenderla, ma il pesce, appena scendo, mi sente e scappa lontano, nel blu. In questo punto mi trovo tra due pareti di roccia che scendono a picco, ma decido di spostarmi sulla destra per cacciare con il sole alle spalle. Il fondale sembra essere scavato da un fiume antico e mentre mi sposto noto una cerniotto in tana. Non voglio disturbarla e appena mi avvicino la cernia si ritira nella sua tana. La lascio in pace e proseguo sulla destra, dove il fondale è cosparso di massi di granito, appoggiati quasi a caso sul fondo. Qui la vera strategia vincente è quella di fare degli agguati. Bisogna quindi prendere fiato e scendere tra i massi, cercando di sorprendere un pesce che mangia tra le rocce. E potrebbe essere un sarago o un'orata. In questo caso mi muovo molto lentamente e mi guardo sempre intorno. Il pesce potrebbe comparire da qualsiasi punto. In lontananza vedo un grosso sarago che scappa via e non mi accorgo dell'orata ferma a pochi centimetri da me. Purtroppo può accadere che una preda ci distragga da un'altra, come in questo caso. E quando mi accorgo del pesce è ormai troppo tardi per provare a sparare. Poco male, la tecnica comunque funziona e sono contento perché erano mesi che non entravo in acqua. Sono tornato a pescare da un paio di giorni e già ieri mi ero accorto con sorpresa che la lunga assenza non aveva affatto ridotto la mia apnea. Oggi voglio continuare comunque nella mia strategia, cercando di sorprendere qualche altra bella preda che tuttavia non riesco a vedere, nonostante i lunghi agguati. Rispetto a ieri l'acqua oggi è decisamente cristallina e bisogna muoversi con particolare cautela, perché altrimenti i pesci riusciranno a vederci da decine e decine di metri. Non riesco però a vedere nulla e decido di spostarmi su un fondale più alto. Dopo pochi metri mi trovo immerso in un banco enorme di latterini. Questi pesci però oggi sono tranquilli e questo vuol dire che non ci sono predatori nei paraggi. Devo spostarmi su un fondale decisamente più alto. Più avanti il fondale comincia a scendere in maniera importante e passa dai 5 ai 15-20 metri. Questo è un problema tipico della Sardegna. Infatti, durante la pescata, il fondo cambia spesso ed è necessario avere dei piombi mobili per poter scaricare il peso e riuscire a pescare su fondi più alti in modo migliore e senza pericoli. Inoltre, qui a Carloforte l'acqua è decisamente limpida e il fondo sembra molto più vicino di quello che è, invece qui già siamo sui 15 metri. Allo stesso modo i pesci sembreranno più piccoli, ma in realtà saranno più grandi e lontani e quando sparerò dovrò tenerne conto, altrimenti rischio di sbagliare mira. Fortunatamente ho con me questi piombi mobili che scarico su degli scogli evidenti sperando di non dimenticarli al ritorno. Dopo aver preso fiato scendo su un fondale di circa 12 metri. Mi tengo sulla base del costone e controllo sia i pesci che mangiano verso l'alto, sia sui bordi del costone, sperando in qualche grosso predatore che possa salire dal basso. Ma le castagnole sono ferme e tranquille, sintomo che non ci sono predoni in giro. Però mai darsi per vinto e continuo così nella mia esplorazione, muovendomi lentamente, fino ad arrivare nel bordo esterno del costone, che scende su un fondo molto maggiore. Le castagnole sono ovunque e sono troppo tranquille. Comunque potrebbe esserci un altro pesce e per questo mi muovo ancora più avanti. Qui mi fermo e aspetto. Non vedo nulla, ma noto che un sarago è intento a mangiare proprio sulla parete. Posso avvicinarmi ancora di più perché il costone copre il mio movimento. Non mi ha sentito e appena si muove, sparo. Quando ci muoviamo lentamente, il pesce non ci sentirà e riusciremo a portarci a tiro.
Dopo aver ricaricato il fucile mi sposto più avanti e noto dalla superficie un pesce molto particolare e buonissimo da mangiare, il pesce scaro o pappagallo del Mediterraneo. È un pesce che sembra molto semplice da catturare, ma in realtà quando ci vede comincia a nuotare in maniera schiva, tenendosi vicino alle rocce, impedendomi così di sparargli. In questo caso sono costretto a aspettare che il pesce si sollevi dalla roccia e poi sparo. Appena colpito, il pesce tenta di infilarsi in una tana dove si sente al sicuro. In realtà è finito in sagola e riesco a recuperarlo facilmente, anche se l'ho colpito vicino alla coda. Poco più avanti il fondo comincia a diventare ancora più impegnativo e la vegetazione a cambiare. Qui sono costretto a fare dei lunghissimi agguati per portarmi dietro la roccia e sperare che qualche cefalo o qualche grossa spigola stia mangiando nella schiuma. Purtroppo, dopo 5 o 6 azioni di questo tipo, senza aver avvistato un pesce, decido di spostarmi ancora più avanti e provare a fare qualche aspetto, visto che l'agguato non sta dando dei buoni risultati. Poco più avanti noto un ammasso di rocce particolari sul fondo. Decido di immergermi per provare ad avanzare verso quelle rocce. Nel farlo però cerco di non essere troppo veloce, perché potrebbe sempre capitare un'occasione dietro la roccia. Davanti a me ci sono dei saraghi, ma sono piccoli. Però ricordo la regola aurea della pesca: pesce chiama pesce, e non so mai cosa potrà accadere. Ora le rocce sono circa a 20 metri, ma prima di uscire allo scoperto mi guardo bene intorno. Guardo a sinistra e poi, piano piano, decido di avanzare. E mentre lo sto per fare, mi accorgo che un pesce mi sta guardando dall'alto. È un grosso cefalo. A volte purtroppo capita, e in questa occasione forse ero messo davvero male e non sono riuscito a mirarlo correttamente. Rivedendo la scena a rallentatore, si nota chiaramente che lo miro troppo in alto. I tiri sbagliati però fanno parte del gioco. Ora la scogliera scende su un altro fondale di circa 15 metri. Davanti a me c'è un grosso banco di salve che però non voglio disturbare, sperando che più avanti possa esserci una preda più interessante. In questo caso la tecnica corretta è quella di rimanere addossato alla parete il più a lungo possibile. Ho il sole alle spalle e questo è un grandissimo vantaggio. Non c'è bisogno di fare lunghe apnee, proprio perché il pesce potrebbe mangiare in parete, comportamento tipico soprattutto di saraghi e qualche orata. Sulla sinistra si vede un ammasso di rocce meravigliose. Potrei tranquillamente fare un aspetto anche lì, eppure sento che devo proseguire, e infatti non sbaglio. Più avanti c'è un grosso sarago che sta mangiando sulla roccia e non mi ha sentito. Lo miro e sparo. Riguardando la clip mi accorgo di aver mirato benissimo, eppure il pesce è stato più veloce dell'asta e si è girato. Questo fatto non è tanto normale e non sono convinto che gli elastici, dopo un anno di inattività, siano ancora buoni. Questo fucile di solito è molto potente e quando manchi pesci l'asta mi tira il fucile. Stavolta però col cefalo non è accaduto e questo sarago non l'ho preso. Probabilmente gli elastici sono ormai cotti. Dovrò tenerne conto con il prossimo pesce che incontrerò. Ho superato la prima punta e qui si apre una grotta con dei colori meravigliosi. Eppure dentro le grotte non ho mai visto la presenza di pesce, forse perché le condizioni non sono quelle ideali. Tuttavia ne approfitto per fare delle bellissime riprese, senza dimenticare però che il pesce potrà essere dietro l'angolo in ogni momento. E così infatti accade con questa coppia di saraghi. Appena giro l'angolo li vedo. I pesci sembrano avermi visto e cercano di scappare verso il largo, eppure secondo me potrebbero tornare. Tiro fuori velocemente l'aria dai polmoni e cerco disperatamente di aggrapparmi alle rocce anche se non ho il peso necessario. Giro la punta, il primo sarago è venuto, il secondo, ben più grande, si trova lì dietro, ma secondo me arriverà all'aspetto. Anche stavolta il tiro non mi ha convinto, però per fortuna sono riuscito a prendere il sarago, ma non dove l'avevo mirato. Gli elastici sono decisamente andati, però per fortuna il pesce è rimasto in sagola. La mia teoria che gli elastici non vadano bene la confermo pochi minuti dopo. Sto tornando indietro, infatti il sole si è abbassato e lo potete notare dal colore dell'acqua che sembra molto più scuro.
Provo a fare qualche aspetto, guardando sempre verso il basso ma rivolgendomi verso la superficie, sperando sempre di riuscire a scovare qualche spigola intenta a mangiarne la schiuma. Ma le spigole non ci sono, a parte qualche saraghetto non si vede nulla. Eppure in questa immersione sto imparando che il pesce può comparire in qualsiasi momento, in maniera del tutto inaspettata. Ed è quello che accade. Appena salgo in superficie, quasi dal nulla, sbuca un grosso cefalo, che sembra essere quello di prima. Stavolta non posso sbagliare. Prendo bene la mira e nulla. Il pesce sembra essere stato colpito, però se ne va via. Eppure ero convinto di averlo colpito e in effetti trovo delle squame che si sono staccate dal corpo del pesce. Com'è possibile? Devo averlo colpito per forza. Controllo anche la punta dell'asta, ma non sembra essere ridotta troppo male. Allora, a casa, riguardo la clip. In realtà il cefalo l'ho colpito perfettamente, proprio dietro la pinna pettorale. Eppure non l'ho trapassato. Segno che gli elastici, che già erano ormai cotti, durante la pescata hanno completamente esaurito il loro potere e questo pesce ne è la dimostrazione. Tuttavia può accadere, non è la prima volta che dopo mesi di inattività vado a pesca con il fucile, ma purtroppo gli elastici, nonostante fuori sembrino perfetti, dentro ormai sono cotti. È la caratteristica della gomma che quando non è conservata nell'ambiente giusto può perdere le proprie capacità. Poco male, oggi è stata una giornata stupenda, in un posto davvero incredibile e mi sono goduto il mare al 100%. Lo spirito della pesca deve essere appunto questo, catturare le prede giuste per una piccola cena o un pranzo con gli amici e poi godersi l'immersione, indipendentemente dall'esito della cattura. Ricordandoci che gli inconvenienti fanno parte del gioco. E anche quando le cose sembrano andare male, bisogna comunque godersi il momento.